Sì, il laboratorio di oggi pomeriggio cerca di capire qual è il ruolo che possono giocare gli enti locali nelle loro varie articolazioni territoriali per questa ripresa, per questo tentativo di ricominciare da capo, diciamo così, nell'economia e nella società italiana a riprogettare appunto il futuro. Partendo da che cosa? Partendo da alcune considerazioni su che cosa ci ha insegnato in qualche modo questa pandemia, questo Covid-19. E che cos'è che ci ha insegnato? Ci ha insegnato che la nostra vita in realtà è fatta di beni pubblici, di cui noi normalmente non siamo abituati a riflettere, insomma, sulla loro importanza, perché li diamo un po' per scontati, eppure ci siamo accorti invece che proprio i beni pubblici sono una parte fondamentale della nostra esistenza quotidiana. Beni pubblici di tanti tipi, naturalmente, a cominciare dalla difesa del territorio, la salute, la sanità soprattutto, i trasporti locali, i trasporti sulle grandi reti, insomma esistono appunto tutta una serie di cose, diciamo articolate dal livello locale a quello regionale, nazionale, ma anche a livello europeo e globale che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Una di queste, per esempio, per il livello globale è quella che normalmente gli economisti, come il sottoscritto, chiamano le global value chains, cioè le catene globali del valore. Ci siamo resi conto che molte delle cose che noi compriamo tutti i giorni fanno parte appunto di grandi reti globali di trasporto, approvvigionamento, assemblaggio, eccetera, che quindi provengono da tutto il resto del mondo e senza le quali facciamo fatica a sopravvivere. Quindi qual è l'idea? L'idea è cercare di vedere un po', di immaginare il futuro, e io personalmente me lo immagino come un grande sistema di piccoli sistemi locali, un grande sistema, quindi fatto, complesso naturalmente, fatto di piccoli ma importanti sistemi locali, quelli cioè le aree urbane, i territori, il rapporto fra le città e il territorio circostante, che poi si collegano a delle grandi reti infrastrutturali sia a livello regionale che a livello nazionale e a livello globale. Ecco, in questa logica, diciamo così, uno degli strumenti che ancora non è stato esplorato e che secondo me invece oggi lo dirò appunto nel laboratorio, vale la pena approfondire, perché è vero che il Recovery Plan è una grande opportunità, è un grande strumento, sono grandi risorse, diciamo così, che arrivano soprattutto al nostro Paese. Ma si può fare di più. Allora, uno degli strumenti da esplorare per questa cosa è probabilmente una di quelle parole che non si possono usare nel dibattito pubblico italiano negli ultimi mesi, ma è il MES, cioè il Meccanismo Europeo di Stabilità, che nasce come fondo salva stati, ma ha perso o sta perdendo quel tipo di identità e deve trovare una nuova identità, una nuova ragion d'essere. Naturalmente è uno strumento intergovernativo e questo non va bene, dovrebbe essere cambiato, ma è anche uno strumento molto potente, perché per esempio a fronte di una settantina, 80 diciamo, miliardi versati nel suo capitale riesce a emettere prestiti per 450 miliardi, il che significa che avendo un capitale complessivo di oltre 700 miliardi ha la possibilità di mobilitare sul mercato risorse per oltre 4 miliardi. Ecco, con 4 miliardi immagino che sia possibile realizzare quello di cui parlavo prima, cioè un grande sistema di sistemi locali connessi alle grandi infrastrutture.